Buongiorno a tutti, sono Emanuele Buffa di Perrero, l'amministratore delegato di Promotura. Qua di fianco a me c'è il dottor Buffa, presidente della Promotura SRL. Molti di noi ci conoscono già perché hanno già partecipato ai vari webinar fatti in questo periodo. Stiamo mettendo tutti quanti, quindi dateci 2 minuti che entrano tutti, e con immenso piacere che oggi, in una giornata così uggiosa a Torino, così brutta, eccetera, voliamo velocemente in un mondo racchiuso in 4 isole. Titolo che ha trovato, direi, parecchio appeal, ha dato parecchio appeal, e scopriamolo a questo punto che cos'è il mondo in 4 isole. Come vedete avremo un ospite speciale che rappresenta Franco Rosso. Non dico niente di più, lascio la parola al dottor Buffa. Grazie. Che ci introduce il tema della serata. Va bene, allora ci stiamo già trasportando dal salotto su un volo immaginario per raggiungere le Canarie. L'avevate già capito, forse a qualcuno l'avevamo anche detto. Le Canarie per noi sono un ritorno al passato. Forse è uno dei posti che io personalmente ho visto di più, ma è anche uno dei posti che ha fatto sì che crescesse il turismo in Italia. Le Canarie sono note per non solo la bellezza, per la posizione davanti al Marocco, per il fatto che hanno un vento costante che rompe le scatole solo in un senso per 6 mesi, nel senso opposto per altri 6 mesi, ma più che altro perché ci offrono tutto cosa uno potrebbe volere di avere a disposizione in 7-8 giorni. Quindi da sempre il turismo si è sviluppato grazie alle Canarie. Il primo turista che ha utilizzato questo vento delle Canarie è una persona che voi immaginate, è stato Cristoforo Colombo, il quale si è fermato lì perché aspettava i famosi venti portanti e solo grazie a quelli nell'inverno ha proseguito il suo viaggio per andare a scoprire le Indie, che poi Indie non erano perché per sbaglio è andato a finire a Cuba, ma questo è un altro discorso. Magari quindi, la prossima destinazione di un nuovo salotto. Ma chi lo sa, perché no? Partendo con... perché no? Allora voglio dire, cioè, non è che le Canarie le abbiamo scoperte noi due, l'hanno scoperti i portoghesi, per carità, ma tutti quelli che poi sono diventati grandi tour operator che hanno fatto la storia del turismo in Europa, a cominciare dalla TUI, dalla Neckermann, dei grandi tour operator, hanno dovuto fare 2 passi. Prima hanno scoperto Rimini, e parlo degli anni 50. Poi a Rimini ci stavano un po' stretti, sono andati a finire alle Baleari, e dopodiché sono andati alle Canarie. Poi dopo, ma 20 anni dopo, è venuto Sharm el Sheikh, eccetera. Perché le Canarie hanno un clima talmente bello, talmente tranquillo, talmente piacevole, che ci permette, specialmente se uno vive in Germania o nel nord, tipo Norvegia, eccetera, di avere la possibilità di giornate bellissime, lunghe, con bel sole, un mare tranquillo, insomma, quello che tutti quanti vogliono quando sfogliano i dépliant. Allora, a questo punto abbiamo pensato che c'era anche tante cose da raccontarvi. Per esempio, vi la ricordate voi quell'operazione Akai Paraflu con 2 squimese che si toccavano il naso, eccetera, eccetera? No? Ecco. Allora, quell'operazione lì vide la Promotour a organizzare tutti i viaggi premio per tutti i meccanici d'Italia su una di queste isole, che era Lanzarote, perché Lanzarote è la più vulcanica, la più avventurosa. Siamo andati in avanscoperta. Adesso mi ricordo. Ecco, perché poi con una 50ina di gipponi, di macchine varie, questi si sono scatenati scendendo nelle caldere dei vulcani, dove si vedeva appunto che anche con dei climi abbastanza torridi questo Paraflu si poteva mettere nelle automobili e gestiva da sotto zero fino a caldo bollente.
Allora, penso che il mondo ormai sia bollente, qua il nostro salotto, per introdurre Bettina Maggi, che è il nostro angelo custode, è un'angela. Bettina è una donna eccezionale e è anche la donna che viene sacrificata qua in Promotour, perché quando c'è qualcosa che non funziona ce la prendiamo sempre con lei, anche se non c'entra nulla. Però l'uomo, donna, l'uomo è l'elemento, braccio cioè armato. il braccio armato è quello che ci permette anche di arrivare nella alta direzione di Franco Rosso per far funzionare le cose quando c'è qualche disguido. Quindi per noi Bettina è tutto, direi che è più importante della Franco Rosso. Allora, lasciamo qua Bettina che ci porti. Mentre vi fate il cambio, Sì? io ringrazio il dottor Buffa, aspettiamo che Bettina si accomodi vicino a noi a pilotare questo aereo che ci sta piano piano portando nelle Canarie. Come al solito vi ringrazio, innanzitutto buongiorno Bettina, grazie di esserti unita fra di noi, eccetera. Grazie, benvenuti a tutti. Perfetto, allora come sempre la chat è aperta, quindi per chattare con noi, eventuali domande noi le gireremo a Bettina che legge con noi. Bene, partiamo. A questo punto la presentazione possiamo lasciarla un attimo, così ci vedono i nostri faccioni. Buonasera. Qua. Buonasera a tutti. A Bettina, tutti. grazie mille di averci Grazie a voi, raggiunto. veramente un grandissimo piacere. Scaldiamo subito l'ambiente con un pronti? video. Siamo pronti? Ok, come sempre noi facciamo partire i nostri magnifici video che abbiamo fatto. Perfetto, eccoci di nuovo nel nostro salotto. Sì. Bettina, adesso ti lascio i comandi. Grazie, quindi grazie cominciamo mille. con la cosa. Mi fa piacere parlare delle Canarie
in generale perché ci sono stato da bambino, eravamo andati con papà, abbiamo scoperto questo magnifico paese. A te la parola. Grazie mille. Allora, avete visto le immagini? Penso che le immagini veramente valgano e la musica per farci introdurre in questo veramente mondo, in questo fantastico tunnel che ci porterà a scoprire che cosa le Canarie sono per noi. Allora, qua vedete una cartina dove vedete appunto le 4 isole principali delle Canarie. Vedete dalla sinistra Tenerife, Gran Canaria, Fuerteventura e Lanzarote. Sono 7 isole perché non ce ne siamo dimenticate 3, non è che giochiamo all'otto e qualcuna ce la dimentichiamo, semplicemente sono le isole, diciamo, dove si concentrano fondamentalmente i flussi turistici. Ci sono però altre 3 isole molto belle e particolari, il Hierro, La Gomera e La Palma, che sono delle isole che, insomma, andate a cultori e a sportivi, e poi vedremo perché. Sì, perché le isole Canarie si frequentano tutto l'anno. Tutto l'anno, infatti 360... Magico per quello. Assolutamente, 365 giorni avete per godervi, diciamo, la magia e anche l'atmosfera che si respira in queste isole. È un clima, come ha detto appunto anche Carlo prima, assolutamente meraviglioso in tutte le stagioni, ed è assolutamente un viaggio che rimane perché abbiamo veramente bisogno, no, di riavvicinarci un po' anche alla natura. Pensate che alle Isole Canarie il 40% di tutto il territorio è protetto, quindi ci sono tantissimi parchi nazionali molto belli da esplorare. Vero. E quindi io ti direi perché non partire. Qua vedete per esempio una delle foto dei vari parchi e vedete anche un po' le temperature. Ci siamo divertiti un po' a vedere come... Infatti, cioè, se uno guarda adesso la temperatura a Torino, che stamattina mamma mia, erano 10 gradi, qua la temperatura media è 20 gradi, direi che ci si gode la giornata già. Assolutamente. Adesso iniziamo e vediamo come, insomma, partendo da Tenerife, che in assoluta è, diciamo, è un po' la mamma, no, di tutte, se vogliamo proprio dirla. È la isola madre, la più grande, sicuramente l'isola più popolata, ha un clima magnifico. Pensate che Tenerife si è sviluppata turisticamente soprattutto nella zona del sud e ha veramente delle perle, delle chicche uniche. La prima è il Picco del Teide, di cui poi vedremo e parleremo, che è il massiccio appunto più alto di tutta la Spagna ed è in assoluto il terzo vulcano più alto del mondo, e quindi insomma ha veramente delle caratteristiche del tutto suo. E poi il centro storico della laguna, che ti garantisco che ti stupirà, perché uno sente il nome e dice la laguna, pensa a qualcosa di straniante, in realtà è molto alto. Vedendo un po' che cosa si può fare a Tenerife, diciamo che partiamo dai golfisti, perché è proprio la patria d'elezione dei golfisti. Se ci sono dei golfisti in ascolto. È difficile giocare alle Canarie perché il vento ti porta... Quello sì, però ci sono 8 campi dove puoi provare a esercitare il tuo swing. Quindi se farò vuoi... lo smart working da lì allora. Esattamente. Vi dico che io sono negata per tutti gli sport e sono riuscita alle Canarie a prendere ben 2 lezioni di golf e a centrare pure la buca. Allora, assolutamente lì per esempio c'è sapete che insomma il golf non è l'unico sport che si può praticare ovviamente e che Bettina ha praticato, perché Bettina si è avventurata anche a fare trekking. Trekking? Esattamente, sono andata sul Teide. Allora, il Teide, 3700 metri d'altezza, non vi spaventate, però in realtà vi fa capire come questa meraviglia, insomma, della natura in realtà è raggiungibile a piedi, perché Bettina è arrivata solamente un pochettino su, non l'ha fatta tutta. È raggiungibile ovviamente con delle escursioni in giornata, ci sono dei sentieri appunto percorribili. Una cosa che vi consiglio di fare, che personalmente mi ha emozionato tantissimo, è arrivare in macchina a circa 2700 metri e poi prendere questa teleferica che in 8 minuti ti porta su. Sei proprio è così che l'hai fatto allora, sì, non potevo. Beh, la scalata dura circa 10 ore, voglio dire, per le persone particolarmente allenate. Tra l'altro una cosa, lo vedete anche dalla foto, no? Che è un po' avvolto in questo misticismo, un po' in questa magia. Secondo una tradizione popolare canaria, il Teide racchiude dentro di sé uno spirito, lo spirito del fuoco, e quindi i Gaunchi, che erano gli abitanti originari delle Canarie, le prendono come divinità. Quindi per loro questa montagna è tutto, fondamentalmente. Beh, io ho visto delle foto meravigliose del Teide, anche quando sono andato, spettacolo, che c'era anche la nebbia per l'effetto del calore da una parte e l'aria marina dall'altra parte,
è proprio il Teide che sbuca improvvisamente Assolutamente. dalle... Pensa che gli spagnoli lo chiamano Mar de Nubes, proprio il vedi? mare delle nuvole. Allora vedi che non ho sbagliato di Perché hanno tutto loro. Sono bravo, ti alzo dei Ma palloni che assolutamente, sono veramente. Tanto per parlare di sport, no? Per far capire come... infatti. Insomma, le escursioni che si possono fare a Tenerife sono tante. A me è piaciuta mettervi questa è una foto, non sto scherzando, l'ho scattata io. Dai. Sì, perché dovete sapere una cosa, che magari non si pensa. Ci sono altri luoghi nel mondo, io so che ci sono all'ascolto dei grandissimi viaggiatori, no? Probabilmente uno pensa sempre alla Bolivia, al Salar di Uyuni, piuttosto che altri luoghi per vedere le stelle. Vi garantisco che facendo solo 4 ore di volo vedrete una stellata meravigliosa, perché le Canarie sono destinazione Starlight proprio per la pulizia proprio del cielo, quindi non c'è bisogno, insomma, prima andate a Nussi in Val d'Aosta a fare magari 2 o 3 prove e poi riuscite ad andare Quando alle Canarie. siamo allenati, prendiamo, esatto, andiamo e potete andare lì. Che cosa fare poi appunto a Tenerife? Andiamo alla Laguna. La Laguna, la capitale insomma dell'isola, in realtà è uno degli esempi maggiormente conservati di antica capitale senza una cinta muraria. E quindi quando voi pensate magari a tutte le città del Sud America, no? Mi viene in mente le città del Messico piuttosto che le città del Guatemala, tutto origina da Tenerife e dalla Laguna, perché ha proprio mantenuto... Questo non lo sapevo. Ma perché io ho avuto una storia con un architetto urbanista di lì, allora è per questo che sapevo esattamente. È molto piacevole camminare, passeggiare per la Laguna, ci sono locali, ci sono ristoranti, quindi insomma è veramente la vita che esplode. E poi vi faccio vedere questo. Vedendolo così dal computer direste mai, siamo alle Canarie? No. Dove siamo? Siamo in Norvegia? In Norvegia. No. Proprio perché vi ho parlato dei parchi appunto che ricoprono l'intera superficie insomma delle isole Canarie, questo parco rurale di Teno, che è nella zona più occidentale dell'isola, è veramente un parco meraviglioso. Tra l'altro ha una grandissima zona ed è famosissimo perché qua c'è la più grande coltivazione di alloro del mondo, fondamentalmente, la Laurisilva. Esattamente, quindi insomma è un parco da visionare, da visitare e da godere in tutte le sue sfaccettature. C'è poi un altro parco rurale che vi consiglio, che è il parco di Anaga. Questo invece siamo a nord, siamo vicino a Santa Cruz di Tenerife. Qua invece abbiamo ancora proprio la ruralità più totale, no? Qua non mi stupirei di vedere, insomma, di fare piacevoli conoscenze, di essere invitato magari da qualche campesino, magari a mangiare qualche specialità molto buona dell'isola. Una spiaggia che vi consiglio assolutamente, quando poi mi dicono le spiagge di Tenerife sono delle spiagge bellissime, amplissime, questa è la mia preferita, che è la spiaggia di La Tejita, è tra l'altro una spiaggia un po' magica, vedi la magia che torna sempre, perché questo massiccio che vedi, la montagna roja, come dicono loro, sprigiona tutta l'energia del centro dell'isola. Quindi insomma sì, infatti vedete che insomma la gente si sta divertendo, assolutamente. Non c'è il distanziamento. No, qui il distanziamento non vale. E poi vi volevo parlare anche di Orotava. A me è piaciuta moltissimo quando l'ho visitata perché è una cittadina caratterizzata da tantissimi edifici coloniali, bellissimi balconi, loro sono molto bravi anche a livello proprio di legno, di lavorazione del legno, ma io sono capitata quando durante la Semana Santa loro stendono durante tutto questo centro dei bellissimi fiori, quindi ci sono dei giardini di fiori, delle infiorate, altro che spello fondamentalmente, e quindi assolutamente. Tra l'altro qua c'è molto movimento anche per i giovani all'ascolto, perché vi dico c'è la Università Europea delle Canarie e qua, come dire, la sera ci si diverte. Non male, quindi l'idea di andare a studiare e poi uscire di lì, andare a fare magari qualche attività sportiva, eccetera, non è una cosa da malvagia. poco. Studierei volentieri, studierei in maniera un po' più volentieri. Anch'io. Allora, andiamo invece a Gran Canaria. A Gran Canaria, avevamo forse un video a memoria, cioè che avevamo caricato proprio per l'occasione, se non erro, che può fare un po' da intro a questa cosa qui.
Beh, abbiamo portato un po' di mare in una giornata veramente uggiosa, Assolutamente quindi sì. credo che Assolutamente sì. apprezziate tutti quanti queste immagini così belle e così piene di sapore di sale. Allora, come diceva appunto il claim sul video che abbiamo visto, c'è tanto da vivere a Gran Canaria, perché veramente se Tenerife, diciamo, è 100% vita, Gran Canaria proprio ha la vita esplosa in tutte le sue dimensioni. È un continente in miniatura. Tenete conto che più o meno Gran Canaria ha quasi il 46% del suo territorio caratterizzato da una biosfera, quindi fondamentalmente è ancora qua la natura fortissimamente che impatta e con la quale l'uomo appunto ha cominciato insomma, a vivere e a costruire, ma in una maniera sana, in una maniera regolata. Bene. Quindi si va a Gran Canaria per camminare, si va a Gran Canaria per correre, si va a Gran Canaria per viversi i 60 km di spiaggia che ha quest'isola, ma l'isola è piccola, è un'isola Sì, rotondeggiante, ma è veramente piena di ogni tipo di attrattive. Tenete conto che quelle che vedete sono le dune che partono da Playa dell'Ingles, che è sicuramente la località più turistica e che per 6 chilometri portano i clienti fino al faro di Maspalomas. Che è un po' il simbolo di che è assolutamente appunto il simbolo di Gran Canaria. È una destinazione che comunque va bene, insomma, anche per chi ha voglia e volontà di prendere una macchina e di girare e di visitare anche dei porticcioli molto caratteristici. Quello che vedete, il primo in alto, è lo Char coloniale di Porto de Mogan. Porto de Mogan è a Portofino, Canaria. Di Canaria, sì. Infatti ho deciso che dopo aver fatto il trekking a Tenerife, Sei essermi andata a allenata, riposarti lì. posso andare lì e riposarmi. Lì ovviamente ci sono delle strutture alberghiere molto valide, ma è molto carina anche insomma da passeggiare la sera ed è una marina molto carina, molto interessante. È un paradiso di biodiversità, come abbiamo detto, e nuovamente è un'isola che mi permetterà di rimettermi in forma, il bici, proprio perché è un'isola molto amata. Nota per i ciclisti esattamente. come destinazione. Esattamente, ma sai perché? Perché fondamentalmente innanzitutto le strade sono tenute benissimo perché la municipalità investe tantissimo nelle infrastrutture e proprio... Non come le strade liguri, che Ma... tanto in bici esatto. le discese sono dolorose in Liguria, soprattutto per i buchi, quindi... Esattamente. E quella che vedete nella foto invece è la cattedrale della capitale di Gran Canaria, come per farvi vedere come in questo scorcio troviamo anche degli elementi architettonici, quindi non dimentichiamo che comunque viaggiare significa anche viversi le tradizioni locali e andare anche alla scoperta di paesini un po' dimenticati, no? Ecco, quando io sono stanca penso a quando sono stata a vedere questo paesino a Gaete e tu dirai Gaete sembra in pugliese. Esatto, appunto. In realtà è un paesino, è un buon ritiro dove si può andare, è un bel rifugio, trovi insomma i cittadini proprio locali, trovi delle bellissime piscine naturali per poter anche farti fondamentalmente un bagno. Quello che si può poi vedere in assoluto e che può, insomma... Mi sono perso. Ok. Qua. Io dal riposo passo ovviamente a che cosa? Al mare. Al mare, al movimento. Playa de las Canteras. Quella che vedete è è la spiaggia urbana più grande di Gran Canaria. Fondamentalmente non ci vanno solamente i locali, ci vanno i turisti. È una spiaggia che permette di fare diversi tipi di sport. Nuovamente ritorno a questo discorso sportivo, dal paddle. E ci sono anche in fondo a tutta la playa. Per la maggiore in questo periodo. Assolutamente. Qua è stato uno degli sport più assolutamente. Quindi insomma, come vedete non vi annoiate, no? Passate insomma dal buon ritiro alla movimentazione e poi salite in cima. Perché? Perché... Dopo esserci riposati un po' mi sembrava anche salire, mi mancava fare un po' di sforzo. Esattamente. Perché... Allora, partendo da Playa dell'Ingles, si possono prendere dei mezzi, quindi una macchina, e si può arrivare neanche un'oretta di strada a questo parco rurale del Nublo. Quello che vedete proprio è esatto, la chiamano le Rocche del Nublo, quindi proprio è diciamo questo massiccio emblematico di tutta quella zona rurale, 8.000 ettari, foreste, una biodiversità di flora e di fauna veramente incredibile. Qua è il paradiso del trekking. Assolutamente, ma anche di chi comunque ama comunque stare veramente a contatto con la natura. Quindi adesso capite perché abbiamo deciso come titolo Mondo in 4 isole. Siamo passati dal mare, abbiamo visto le dune di sabbia, siamo risaliti su nei parchi, eccetera, con città coloniali. Quindi direi che è un concentrato di cultura e di ambienti
fantastici naturalistici. Tra l'altro qua è un fenomeno molto bello perché quando si sale, tra l'altro io l'ho fatto in diverse stagioni dell'anno, questo percorso fondamentalmente, uno parte da Playa dell'Inglés, quindi dal mare, con la maglietta fondamentalmente, sale, comincia a mettere, esatto, e si veste, arriva in cima e dal Parque del Nublo riesce a vedere assolutamente il picco del Teide, proprio perché da lì tu vedi direttamente Tenerife. E quindi questa è una cosa bella perché insomma prendi due piccioni Cipolla e ti vedi un magnifico paesaggio. Esattamente, di Puerto de Mogán abbiamo già parlato. E invece la Grotta di Pinta, perché? Perché insomma c'è una storia comunque, no? Che riguarda tutti i villaggi aborigeni canari e da pochissimo hanno istituito questo museo che mi piace molto da sottolineare perché è un museo diciamo che ha però conservato di tutte le rocce e quindi è veramente il modo per poter apprezzare la storia fondamentalmente dell'isola. Una slide che manca qua perché non l'ho trovata, no, perché in realtà sarà, esatto, sarà appunto la motivazione per cui magari voi potreste andare a Gran Canaria. Fanno la foto e poi ce la mandano per il prossimo webinar. Esattamente, Tejeda, che consiglio ai viaggiatori in ascolto perché è una fantastica località con un pueblos blancos. Siamo abituati ai pueblos blancos dell'Andalusia, per intenderci. Quello è un pueblo blanco dove a fine gennaio fanno questa fioritura di mandorli pazzesca. Fine gennaio, quindi siamo giusti per prenotare adesso. Esattamente, esattamente. Però se prenotate ed andate, magari ci portate anche dei dolcetti, perché lì è famosissimo per la pasta di mandorle. Abbiamo dato la chicca, il fio e di darci qualcosa in cambio. Perché il marzipan, dopo tutta questa attività fisica, ci serve. E ci vuole recuperare un po' di energia. Esattamente. Bene, quindi adesso finita Gran Canaria ci spostiamo in un'altra isola famosa. Sì. Forse è quella a cui io sono più legato, perché con papà da bambino è stato uno dei primi viaggi. Sì. Viaggio pazzesco, tra le altre cose, perché il papà, come al solito, non solo unisce sempre il culturale al divertimento, ma ci ha fatto fare delle cose che dei ragazzini erano una cosa pazzesca. Sembrava di non essere più sull'isola, mi sembrava di essere su Marte. Che uno dice Marte, a Lanzarote, sì. È così. E tu lo sai meglio di me. È così. Io credo che ci sia solo una parola per definire cos'è quest'isola, che è Timanfaya ed è energia. Sì, in assoluto. Io vi volevo però, proprio per introdurre Lanzarote, mi permetto solo di leggere l'unica cosa che leggo stasera, non perché io sia... Ma qua è un salotto libero. Proprio perché mi piaceva questa frase del personaggio che ha più caratterizzato la storia dell'isola di Lanzarote, che è questo architetto urbanista César Manrique. César Manrique è la persona che ha deciso di rendere Lanzarote questa perfetto connubio tra uomo e natura, proprio perché è un architetto che ha pensato a non costruire dei palazzi troppo alti, è stato molto attento a preservare tutta la biodiversità, insomma, dell'isola. Manrique dice: per me era il luogo più bello della terra e mi resi conto che se ne fossero stati capaci di vederla attraverso i miei occhi, l'avrebbero pensato per me. È un'isola sicuramente molto piccola, è un'isola che va scoperta, è un'isola molto chic ed elitaria, nel senso che pochissimi italiani vanno a Lanzarote e secondo me questo è un grandissimo vero, tutti di solito partono e ti dicono dove sei stata a Fuerte, perché poi lo abbreviano, a Tenerife, però bisogna andare, perché vi faccio vedere che cosa potreste incontrare. Attenzione a non pungervi, perché c'è questo Jardín de Cactus che è appunto un'opera di César Manrique, veramente bellissimo, con cactus di varie tipologie, è assolutamente una cosa da visionare. In più sull'isola, appunto, assolutamente regna sovrano il Timanfaya, che è il vulcano che vedete. Una cosa che vi consiglio, perché chiaramente insomma non c'è viaggio senza, diciamo, un connubio con il cibo, è questa. Quando vi recherete al Timanfaya e farete l'escursione, vi consiglio vivamente di fermarvi a mangiare nel ristorante sopra il vulcano, in quanto io credo di aver mangiato il pollo più buono che ho mangiato nella mia vita. Ma soprattutto la cosa bella è che cotto con la forza geotermica. Assolutamente e tu mangi con i piedi sollevati dal terreno, perché il pavimento, e papà se lo ricorda benissimo, perché noi piccole pesti, quando siamo andati, abbiamo fatto tutti gli esperimenti possibili con l'energia geotermica e lui ci rincorreva per il ristorante, ma stare con i piedi per terra sentivi la forza bollente nonostante quintali di cemento armato del ristorante. Assolutamente quello passava. Io ho ancora in bocca quell'odore, quel sapore. È meraviglioso, la griglia gigantesca
che proprio prende l'energia da sotto. Assolutamente. Fighissimo, Poi fighissimo. consiglio dopo, Sì? ovviamente, di Andare recarsi a bere nella un bicchiere zona di vino. della Gheria. Certo. Quello che vedete, allora noi siamo sempre abituati, no? Conosciamo benissimo Pantelleria, per esempio, sappiamo che in Italia lì c'è una coltivazione fantastica di vino che viene fatta, del passito, che viene fatta chiaramente sfruttando il territorio lavico vulcanico. Stessa cosa a Lanzarote, queste sono le vigne dove ricavano questo vino bianco che veramente, insomma, potrebbe Buono. allietare il pomeriggio. Esatto. Si può andare poi in una delle spiagge meravigliose perché è un mare veramente stratosferico e si può continuare a vedere le opere di Manrique, di César, che chiaramente ha ovviamente fatto tantissimo sull'isola anche a livello proprio di sviluppo urbanistico. Poi, cosa fare di altro? Andiamo a fare il bagno a questo punto. Andiamo a fare il bagno. Allora, io, sempre per rimanere in tema, io penso di essermi veramente emozionata tante volte durante la mia vita. Ho avuto la fortuna di andare alla Graziosa per lavoro e quando sono arrivata in quest'isola... bruttissimo, mi sembra di capire. Quando sono arrivata in quest'isola, è un'isola, voi immaginate un'isola senza strade, un'isola dove non c'è praticamente fondamentalmente nulla. Si ritorna, diciamo, a quando si è bambini, no? Proprio perché abbiamo detto, no? Che andare alle Canarie è ringiovanire, è come ritornare... Esattamente, tornare bambini. Quindi vi garantisco che una giornata alla Graziosa merita molto, merita soprattutto per i subacquei, perché è un bellissimo punto appunto di immersione. La spiaggia dei Pappagalli invece, per rientrare, che è nel sud appunto dell'isola, è in assoluto il punto migliore dove poter... tra le altre cose, assolutamente sì. Anche qua Bettina ha messo l'ombrellone e poi è salita sul bar, sempre vista per il Pappagallo, per potersi bere qualcosa. La Grotta dello Sverdes invece, proprio perché non può mancare anche un po' di, abbiamo detto, di natura. Voi immaginate fondamentalmente 1 chilometro di grotte, tutte interconnesse tra di loro, tutte queste, andiamo tanto in Italia, no? Parliamo di, insomma, di Frasassi, piuttosto che lì c'è una cosa pazzesca che si chiama James del Agua. Sai che cos'è? Sì. Ti piace la musica? Molto. Ok, voi immaginate un auditorium creato naturale dentro la grotta. Io lì ho avuto la fortuna di assistere a un concerto ed è veramente... da brividi. Assolutamente, da Questa brividi. stessa esperienza, uscendo da una grotta, l'ho provata a Epidauro con papà, che non ci credevo che un'acustica fosse così importante, costruita dai greci, perché lui aveva fatto cadere le monetine e noi eravamo altissimi su Epidauro, eppure si sentiva. Cioè, io credo che certe volte queste magie qua te le porterai per il resto della tua vita. Sì. È la bellezza ed è quello che ti dà un Colleghi viaggio. queste cose qua al resto della tua vita. Bene, è passato un momento mieloso in cui Buffa troppo si mette a piangere come ogni webinare. Vabbè, ma perché io sono legatissimo ai viaggi fatti da papà e mi dispiace che purtroppo per lavoro non riusciamo più a viaggiare tanto insieme. Allora, proprio per tornare un po' siamo arrivati all'isola più briosa, insomma, sì, esatto. La cosiddetta Fuerte, no? L'isola più amata dagli italiani, tutti a Coralejo, che è chiaramente, diciamo, un pochettino considerata la capitale dell'isola, è un'isola sicuramente la più sahariana, quando intendo sahariana perché qui c'è, penso, uno degli spettacoli della natura più belli che abbia visto, perché ci sono delle dune meravigliose che si stengono per 9 chilometri dove tu puoi continuamente passeggiare. Tra l'altro ci sono delle navette che da Coralejo portano anche dagli alberghi, per esempio, anche gratuitamente alle dune, quindi insomma è veramente una bellezza accessibile ed è una cosa bella da poter vedere. Si possono fare tante cose a Fuerteventura, in assoluto. Ritorna ancora il discorso del paddle, ma windsurf e kite. È famoso Fuerteventura. Assolutamente, soprattutto anche per magari tanti ragazzi giovani anche all'ascolto non hanno mai pensato magari di andare, perché magari sono andati in Calabria, hanno fatto magari delle cose più vicine, hanno fatto magari qualche corso in Liguria. Quale migliore occasione? A Noli, esattamente. Chi va a fare windsurf, kite, tutti vedi tutti a Noli, poi dici ma andiamo da qualche parte un po' più divertente. Assolutamente, io consiglio in assoluto appunto Fuerteventura. Vedendo un po' le spiagge che si possono vedere durante, diciamo, un giro dell'isola, questi sono i tipici mulini a vento che costellano il perimetro, insomma, dell'isola. Questa Playa de Cofete. Allora, tu immaginati un 4x4
ok? Nel silenzio più totale. Nel silenzio più totale, chiudere gli occhi e fare questi 12 chilometri, no, chiudere gli occhi no, No, perché perché sennò... se guido io, no, Esatto. tanto stai guidando tu, quindi posso Esattamente, permettere. guido io. Questo scenario è veramente pazzesco, dove fondamentalmente l'ocra della sabbia si fonde col blu del mare. Cioè una cosa veramente Pazzesca. mozzafiato. Questa è Praia de Cufete, 12 chilometri insomma di vita, di Sì, vita. certo. Poi, se non siamo stanchi, possiamo andare all'isolato di Los Lobos. Lobos in spagnolo sono i leoni marini. È un isolato di 6 chilometri che si raggiunge facilmente da Coralejo per vivere proprio una giornata allo stato brado. C'è pochissimo su quest'isola di 6 Fighissimo. chilometri. Fuggire dalla realtà e andare via così, cioè meraviglioso. Spegnere il telefono, disconnettersi Esatto, fondamentalmente esatto. dal mondo. Si può poi vivere invece appunto la magia che abbiamo detto prima delle dune di Coralejo. Personalmente, insomma, non c'è bisogno di andare, lo dico sempre, no? Cioè, la Namibia è un viaggio assolutamente molto bello, però abbiamo delle dune molto più vicine a casa e perché Certo. non vivercene in questo momento? Infatti. E poi? Playa de Jandia, sud dell'isola, anche qui spiagge appunto sterminate e acque appunto turchesi che in realtà sono veramente il top per un cliente che ama anche e soprattutto passeggiare e nuotare, ok? Quindi in assoluto il posto che consiglio maggiormente. Betancur è la capitale dell'isola, è una cittadina coloniale molto interessante, il museo archeologico. Stiamo per vedere un po' come hanno vissuto e da insomma, dove arriva questa meraviglia. Esattamente. E chiudiamo con il Cotiglio. Il Cotiglio è in assoluto la mia spiaggia preferita perché è la prima spiaggia che ho visto a Forteventura una volta arrivata e io credo che i colori parlino fondamentalmente da soli. Direi che noi sembra di essere ai Caraibi con la piccola differenza che siamo a 4 ore di volo sempre in Europa, quindi rimaniamo abbastanza comodi senza avere chissà quali grandi problemi, soprattutto in un periodo così complicato, così non semplice. Io direi, qua ci sono un sacco di spunti di riflessione su anche domande eventuali, poi magari te ne faccio io un paio. Volentieri, grazie. Se i nostri passeggeri intanto ci vogliono pensare. Ma mentre pensano, io direi che li alletiamo con l'ultimo video che avevamo in programma.
intanto sono già arrivate un paio di domande. La Eccoci prima qua. è... Eccoci Ma qua. No, arrivare... ma una la faccio io a Bettina, cioè forse più che una domanda è una mia considerazione. Il vantaggio di acquistare una vacanza con Franco Rosso e col gruppo Artitur comunque Mhm. è il fatto che noi possiamo avere dei loro voli diretti da Milano, certe volte in estate anche da Torino, ma da Milano sulle Canarie. Assolutamente sì. E questo a noi fa piacere perché evitiamo lo scalo di Madrid, evitiamo il rischio di perdere valigie per la strada e più che altro evitiamo di passare per la Spagna, perché andando direttamente alle Canarie in una zona molto più tranquilla, senza tutte queste turbulenze che ci sono adesso, ci togliamo anche il fastidio. Ecco. Assolutamente. Quindi mi farebbe piacere che tu dicessi due parole ancora. Beh, assolutamente, su questo volo. esatto, grazie Carlo. Beh, io credo che in questo momento si parla tanto, no, di sicurezza, il pensiero di poter chiudere la valigia a Torino, arrivare a Malpensa, imbarcarsi su un volo Neos, in 4 ore arrivare direttamente a Tenerife Fantastico. e a Fuerteventura, io credo non abbia Ti sei eliminata la metà dei problemi. assolutamente prezzo, Sono esattamente, d'accordo. esattamente. Altra domanda che è arrivata, che cos'erano quelle bellissime immagini di quella spiaggia dove camminavano con i vari, sai, del video di Fuerteventura Sì. che abbiamo visto? Quella è E la te la playa commentavamo mentre ve Sì, la quella è la playa dicevamo. dei Coffette, la famosa Quindi, spiaggia dove si può appunto assolutamente ci si può andare, fondamentalmente si può camminare, si possono prendere i 4x4 che è in assoluto il mezzo che io consiglio maggiormente per poterla scoprire. ok, allora, se pensate a altre domande, io faccio colpo di scena perché abbiamo iniziato già a preparare le prime proposte che troverete sul nostro sito. Visto che è un'isola pazzesca, super per gli sportivi, abbiamo ideato subito 2 vacanze. Ok, abbiamo già ideato, le prime partenze sono 24 di ottobre, le prime offerte, si proseguirà poi successivamente per il 30 di ottobre e poi arriverà anche tutta la carrellata delle offerte di Bettina che abbiamo studiato. Dopo la metà di ottobre, quindi Sì. dalla prossima settimana, le troverete prenotabili già direttamente dal nostro sito. Quindi Assolutamente abbiamo sì. già cercato di coniugare la parte sportiva alla parte più di relax. Io ultimamente mi faccio la parte di relax perché non ho granché voglia di Esatto. sbattermi sulla bici, anche soprattutto dopo il volo quest'estate. Quindi io e la bici rimaniamo un attimino Ok. distanti in quest'ultimo periodo. Bettina, io ti ringrazio. Grazie Io a te, grazie a te, immagino che grazie a sia stato Carlo. un bellissimo viaggio. Ti ringrazio della compagnia che è sempre Grazie a voi. eccellente. Ringraziamento e soprattutto per quanto fai regolarmente con noi Grazie, e grazie il a voi. valore aggiunto che riesci a trasmettere per tutti i nostri passeggeri. Grazie Siamo mille. arrivati al momento dei saluti. Io ringrazio il dottor Buffa che come sempre ci ospita nel suo salotto. Bettina, ok. stai qua, tanto Eccomi, lui eccomi sbuca, qua. eccolo qua, Io che sono qui, ci ringrazia, ci che vediamo, ci saluta. sì. Ci vediamo il 22 di ottobre. Ecco, questo è importante. Questo è importante, sarà divertente. Anche qua abbiamo cercato di fare un titolo che Che invoglia bello. a partecipare. Il dietro le quinte dell'ambasciatore della ripartenza. Non svelo altro. Non è una persona. Che cos'è? Scopritelo. Ah, io mi connetto, Questo, te beh, lo ovvio. dico, Tanto guarda, siete amici, non siete concorrenti, mettiamola così. Il 29 di ottobre invece ci approssimiamo al Natale, quindi un pizzico di magia anche per sognare, per divertirci e soprattutto per sperare nel bene futuro che ne abbiamo tanto bisogno. Andiamo a scoprire la magia del Natale. Voleremo poi in paesi più caldi, visto che qua facciamo come le rondini, quindi migreremo a sud e andremo poi ad Abu Dhabi, la data da definirsi perché stiamo aspettando il nostro ufficio di collegamento ci risponda dall'altra parte. E poi abbiamo tantissime altre sorprese, solo che purtroppo non ci stavano nelle slide. Quindi rinnovo ancora i miei ringraziamenti a Bettina che ci ha fatto fare questo bellissimo viaggio. Grazie a tutti in voi Canaria. connessi, grazie. Ringrazio tutti i partecipanti, controllo solo se ci sono domande che sono arrivate nell'ultimo momento. No. Grazie mille di aver partecipato a questa nostra rubrica Viaggiando Comodi in salotto, come vedete. Quindi vi aspettiamo la prossima settimana per nuove avventure. Grazie Bettina, grazie dottor Buffa. Grazie Carlo. Grazie a tutti, a presto, arrivederci. Arrivederci.